Buonasera a tutti gli amici di MR TV e ben ritrovati nella rubrica Il cittadino sovrano. Riprendiamo questa nuova stagione e riprendiamo con la quarta puntata di questa rubrica. E come sempre qui con me Marco Ludovico. Buonasera Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Bene Marco, stasera abbiamo voluto affrontare un argomento un po' particolare ma molto di attualità e lo vogliamo trattare in termini un po' diversi, ovvero non portando non trattando gli eventi che si stanno verificando, ma quello che è il significato intrinseco che si cela dietro a tutto questo. Quindi partiamo da quello che è il titolo di questa serata, che è Abbiate coraggio, ammettete le vostre paure, che sembra un po' dicotomico, voglio dire, cioè nel senso sembra una cosa, cioè il significato sembra una frase l'opposta dell'altra. In realtà noi sappiamo che chi sa riconoscere le proprie paure ha già fatto un grandissimo passo avanti per poterle affrontare e quindi trasmutare questa paura in quello che noi definiamo il suo esatto opposto, ovvero l'amore incondizionato. Si va a trasmutare quindi quella che è la rabbia, per esempio, in impeto guerriero, e tutte le emozioni che vanno ad alimentare queste emozioni, in questi momenti che creano paura, terrore, disagio di qualsiasi tipo, li si va a trasmutare in emozioni invece superiori. Però bisogna partire proprio dalla consapevolezza del fatto che ognuno di noi ha le proprie paure. Spesso abbiamo visto in questo periodo le persone voler coprire le proprie paure con del presunto coraggio. In realtà questo presunto coraggio si è visto lontano miglia, che nascondeva invece una paura ben precisa. E questo adesso andremo a capire il perché di questa mia prefazione alla puntata di questa sera. Il bivio sta a identificare proprio questa capacità di saper scegliere, cosa che noi facciamo molto fatica a fare. Infatti scegliere significa anche decidere qualcosa, e decidere deriva proprio da un termine che significa recidere, cioè tagliare via. E tagliare via cosa? Tutto ciò che è inutile al nostro scopo, al nostro obiettivo. Inoltre decidere significa non cedere, non cedere ai ricatti, non cedere alle minacce, non cedere ai propri tradimenti. Tradimento che deriva proprio dal termine latino tradere, che significa lasciarsi trasportare. Quindi quando noi abbiamo paura, in realtà è perché abbiamo tradito noi stessi e ci siamo lasciati trascinare nella volontà degli altri. A te Marco. Sì, è stato molto bello, devo dire, anche quello che è successo pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, perché appunto un nostro utente, pur tratto in inganno, probabilmente tratto in errore, aveva iniziato a commentare questa nostra puntata dal solo titolo, parlando appunto delle paure del vaccino, del Covid, delle cure e via discorrendo. In realtà tutti questi argomenti non erano minimamente citati. Questo è stato bello come spunto, perché involontariamente si è manifestata quella che è diventata la paura principale di tutti. Quindi intanto quella dell'argomento contingente e mai di quello a lungo respiro, a lungo raggio, ma ancor di più quello che vediamo ora nella società, nei media, nelle istituzioni,
è quasi una paura di ammettere di poter aver sbagliato, una cosa che è legittima. Solo le persone intelligenti riescono a riconoscere i propri errori e a prendere una rotta diversa. Solo gli stupidi invece continuano imperterriti, anche dopo aver dato la 50ª testata contro lo stesso muro, a provare a passare di nuovo da quel punto pensando che si crei una porta. E questo è l'esempio che facevamo proprio di quel bivio, di quello che dicevi, essere l'importanza poi del dover scegliere, essendo capaci però di scegliere, ovvero mettendosi anche nelle condizioni di essersi informati nella maniera corretta. E prendere tutte le informazioni, non solo quelle che ovviamente fanno comodo a quello che già pensiamo, a quello di cui già siamo convinti. E questa cosa purtroppo, a prescindere da come noi la possiamo pensare, penso che le persone che ci seguono da tempo sanno bene come posso pensarla io su determinati temi, come puoi pensarla tu, Serena, e così via. E però si vede da entrambe queste specie di fazioni al bivio che si sono create una indisponibilità totale a rimettere in discussione quelle che possono essere le convinzioni acquisite. Questo non per entrare nel merito poi di chi abbia ragione e chi abbia torto. Fatto sta che probabilmente se ci fosse questo tipo di intelligenza unita ad umiltà, che poi denota in realtà, appunto, come dicevi, una grande forza, un grande coraggio, perché l'operazione più difficile che forse un essere umano può fare nei confronti degli altri, ma soprattutto di se stesso, è proprio quella di ammettere di aver sbagliato, in buona fede, per 1000 ragioni, in maniera anche, non so come dire, giustificabile, nel senso che c'erano tutte le motivazioni per cui le cose portavano a pensare in una determinata direzione, ma quella è la vera forza, cioè quello è il vero coraggio, unito a quello, e qui chiudo questa mia parte, unito a quello di non trasformarlo in volontà quasi ossessiva, rabbiosa, violenta, di esprimere quella che è la propria decisione, quella che è la propria convinzione. Se ripercorriamo il passato ci possiamo ben ricordare come una figura, quale fu quella per esempio di Gandhi, riuscì a far passare quelle che erano determinate scelte, opinioni, dei veri e propri credo, senza mai alzare neanche di un decibel la voce con cui venivano pronunciati, col quale venivano invitate le persone a riflettere. Quindi quella è la vera forza, la vera potenza, quando uno è veramente sereno e convinto veramente di quello che pensa, di quello che sta dicendo, perché appunto non ha la paura di potersi contraddire, la paura di potersi trovare domani stesso a dire mi sono sbagliato. Ecco, quella conferisce poi un coraggio che dà una potenza a quel messaggio 1000 volte superiore. E qui, se posso, inviterei tutti ad andarsi a rivedere una bellissima, secondo me, intervista che io feci a uno dei nostri soci, Paolo, che poi è diventato nostro socio, Paolo Gorni, in uno dei primi periodi di lockdown, quando in assoluta pace, armonia e serenità nei confronti del carabiniere, delle forze dell'ordine che in quel momento lo stavano multando, lui non ebbe nessuna reazione scomposta, violenta, accettava e rispettava l'altra parte, ma allo stesso tempo non era disposto, nonostante questo carabiniere gli avesse detto, adesso giusto per riassumere, se ti metti la mascherina all'epoca non ti faccio la multa, e lui disse pacatamente, serenamente, non metto la mascherina non perché mi avanzino 300-400 euro, ma perché andrebbe contro il mio pensiero, giusto o sbagliato che sia. E il tutto finì con una stretta di mano tra il rappresentante delle forze dell'ordine, che quasi appunto si trovò spiazzato di fronte a questa calma, a questa sicurezza
che alla fine è diventata come tutte le altre volte potentissima. Allora Marco, tu hai accennato a una cosa molto interessante poco fa, che è il discorso dell'errore, cioè di ammettere gli errori. In effetti la mancata ammissione degli errori fa parte sempre della paura. Spesso e volentieri si tenta di coprire gli errori dando delle giustificazioni del perché si è fatto quell'errore. La cosa migliore sarebbe invece accetto l'errore, perché l'errore è l'ottava bassa della scoperta, ovvero quando io ho fatto un errore ho scoperto che in realtà è corretto per quello che è il mio obiettivo in quel momento fare dell'altro, e quindi questo dovrebbe aiutarci tanto. Io ricito per l'ennesima volta le famose frasi che dicono tutti i personaggi di successo: il mio successo è dovuto a tutti i miei errori. L'importante è non reiterare quell'errore, ma comprendere che infatti bisogna fare altro. E voglio anche tornare su un altro aspetto relativo proprio al coraggio e alla paura. Abbiamo un amico questa sera, ovviamente come vedete lui ha avuto un grandissimo coraggio in questo momento, quindi non si è fatto nessun tipo di problema. Quindi cerchiamo di essere come loro, che i gatti proprio ci rappresentano questo. Ma torniamo ovviamente, dopo questo breve intermezzo, torniamo a noi. E noi dobbiamo pensare che il coraggio e la paura ci rendono completi, perché ci viene insegnato che avere paura è sbagliato. In realtà è proprio ammettere le proprie paure che ci rende più potenti. Perché? Perché nel momento in cui io la ammetto, la mia paura, ci sto già lavorando, la sto già trasmutando. E voglio fare questo paragone con il simbolo del Tao. Il Tao che cosa ci rappresenta? Che noi siamo la dualità all'interno dell'unità, dell'integrità. E cosa significa la dualità? Che come al solito c'è coraggio e paura. Altri lo possono chiamare bene e male, altri in altre modalità, ombra e luce. Stiamo sempre parlando della stessa cosa. E il Tao spiega benissimo come sia il coraggio che la paura mi rendono complete. Perché? Perché il bianco è la luce, ovvero il coraggio. Il nero è l'ombra, ovvero la paura. Il puntino bianco è il coraggio all'interno della paura. Il puntino nero è la paura all'interno del coraggio. E l'onda rappresenta il fluire degli eventi, il tutto inscritto in un cerchio che rappresenta la mia unità, e noi sappiamo che comunque il cerchio rappresenta anche la parte spirituale. Quindi se noi vogliamo essere un'unità, un'integrità, dobbiamo comprendere che siamo fatti di luce e ombra, e quindi di coraggio e paura. Noi dobbiamo capire che il pallino nero, per esempio, che è all'interno della parte bianca del Tao, mi sta indicando quali sono le mie mancanze, ovvero ciò che devo potenziare in me, quello che è il mio tallone d'Achille. Mentre il pallino bianco all'interno della parte nera mi sta dicendo su cosa focalizzarmi per uscire dal mio stato di paura, e quindi tutto questo mi sta dicendo quanto io posso essere potente. La paura mi sta indicando qual è il mio nemico, ovvero quella parte che io nego di me stessa, perché fin da piccoli ci hanno insegnato che non bisogna avere paura. Quindi avere paura significa vergognarsi di fronte agli altri. Nel momento in cui io ammetto le mie paure, la ammetto
a me stessa. Non serve che io ammetta la paura ovviamente in pubblico, ma devo imparare ad ammetterla a me stessa. Io la sto esorcizzando perché io la sto affrontando e io sto trasmutando quell'esperienza. Quindi mai aver paura di ammettere la propria paura. Il coraggio è proprio la capacità di saper affrontare ciò che ci spaventa. Coraggio, ricordiamo che significa semplicemente azione del cuore, ovvero tutto si fa per amore. Marco. È sicuramente anche molto eloquente dal punto di vista dell'altro simbolo che avevamo scelto, quindi quello del bivio, del perché siano fondamentali, d'altronde la natura non sbaglia mai, noi spesso, la natura un po' meno, quindi se ha messo nell'essere umano la paura e se ha messo nell'essere umano il coraggio, è perché entrambe le cose gli erano utili. La paura, per molti versi, è quell'istinto che ovviamente va controllato, ma è anche quello che ci ha permesso in molti casi di evolvere e di sopravvivere. Pensiamo per esempio in natura, se noi o anche gli animali come il bel micione al quale sono arrivati complimenti anche dai nostri amici in chat, non avessero questo istinto di poter provare la paura motivata, che cosa potrebbe succedere? Per esempio un animale che non si rende conto o non è in grado di provare paura nei confronti di un predatore, e durerebbe poco ovviamente. Allo stesso tempo, se nessuno fosse dotato di un coraggio reale, nessuno sarebbe riuscito a progredire, cioè, ovvero a fare qualcosa che normalmente non si sarebbe fatto, che gli altri non volevano, non erano in grado di fare, ma lui ha provato comunque a fare. E dal punto di vista del bivio questo è facilmente declinabile. Chi, tra virgolette, estremizzando, sostiene di non avere nessun tipo di paura e quindi in maniera molto convinta ignora il fatto che ci sia un bivio di fronte a lui e convintamente, senza nessuna paura, tira dritto, si va a schiantare, non fa una bella fine. D'altro canto, anche la persona che invece si ferma davanti a questo bivio, magari solo per qualche istante, magari per qualche minuto, perché inizialmente quel senso di paura controllato gli permette di rallentare, di guardare bene cosa c'è a destra e cosa c'è a sinistra, a quel punto ha una chance in più, intanto di non andarsi a schiantare, che di solito male non fa, e magari, perché no, anche di prendere la strada giusta. E qualora non lo faccia, come dicevamo prima, di saperlo riconoscere, poter tornare indietro quanto prima e quindi il prima possibile poi recuperare la strada giusta senza invece andare avanti all'infinito per quella strada che poi si era dimostrata sbagliata. Quindi entrambi questi elementi sono fondamentali se ben controllati. Anche il coraggio in dosi eccessive può essere quasi più deleterio della paura, perché può portare a fare cose, come dicevamo prima, se lo decliniamo nella natura, immaginiamoci una preda con un troppo coraggio, dura poco. Fa una fine non bellissima. Ma in effetti, allora, innanzitutto andiamo a dare la definizione di paura. Abbiamo detto che il coraggio è l'azione del cuore, ma andiamo a capire cos'è invece la paura. La paura è un movimento d'animo che porta la persona a fuggire qualcuno o qualcosa perché è considerata nociva. E la paura può avere infatti 4 aspetti fondamentali. E allora qua arriviamo anche a quello che hai appena detto tu, Marco. Vi è la paura motivata. Beh, la paura motivata, vi è un episodio oggettivo per cui aver paura. Esempio, vedo una cisterna che sta prendendo fuoco, prendo paura e mi allontano. Poi c'è la paura immotivata.
ovvero non esiste nessun pericolo oggettivo, però ho sentito dire che a quella persona in quella parte è successo, in quella zona è successo qualcosa di nocivo e io ho paura. Adesso faccio un esempio ovviamente volutamente eclatante, ho paura dello tsunami, ma abito in montagna, ok? Magari anche lontano da un lago. Poi vi è la paura innata, che è quella che descrivevi tu, Marco, poco fa, che serve proprio alla sopravvivenza, ovvero vedo un leone e scappo ancora prima di rendermi conto che c'è un reale pericolo, ed è la parte appunto che ci serve per la sopravvivenza. E poi vi è una paura cosiddetta appresa, cioè prevede un'esperienza diretta, ovvero ho paura dell'acqua perché magari ho rischiato di affogare. Ecco, la maggior parte delle persone vive nella paura immotivata per la maggior parte della sua vita. E infatti c'era un famosissimo filosofo francese, adesso io non so come si pronunci in maniera corretta, comunque credo fosse Montaigne che si pronunci così, che diceva: la mia vita è stata piena di cose terribili, la maggior parte delle quali non si sono mai verificate. E questo è dovuto proprio a quello che dicevamo prima. Allora, è un'esperienza che è accaduta a qualcun altro, è qualcosa che qui è quasi impossibile che possa verificarsi, ma io ho paura lo stesso. Oppure i rischi sono talmente bassi che non ha senso avere una paura così eccessiva. Allora, la prima cosa da fare è: abbiate il coraggio di vivere. E vivere significa non solo aver paura della morte, ma cioè non aver paura della morte. Vivere significa proprio accettare qualsiasi cosa accade nella vita e scegliere come gestirla. Perché noi non possiamo andare contro gli eventi, ma abbiamo una grande capacità che si chiama libero arbitrio. Il libero arbitrio non è fare ciò che si vuole in ogni istante, come spesso qualcuno pensa. Il libero arbitrio è decidere da sé cosa riteniamo più corretto da fare in quel momento, in base alle conoscenze che abbiamo in quel momento, ovvero fa ciò che puoi con ciò che hai in questo momento. A te, Marco. Io toccherei un ultimo aspetto che mi premeva sottolineare della paura, anche questo molto attuale. La paura non solo appunto nostra, interna, nei confronti di agenti esterni, fisici, come dicevi tu, la cisterna, il leone, cose concrete quindi, ma una di quelle che è diventata la più grande delle paure, soprattutto in questa epoca molto, molto social, molto dei like, quella del giudizio altrui. Quindi questa, da un lato, paura e questa fissazione, questa ossessione di dover ricevere necessariamente un apprezzamento da parte degli altri, porta inevitabilmente a esasperare quella che già è una tendenza dell'essere umano. Chi ha fatto qualche studio anche solo superficiale di neuroscienze conosce bene qual è la tendenza dell'essere umano, di un singolo soggetto immesso in un gruppo di soggetti precostituito, di adattarsi a quello che è il gruppo già esistente. È una tendenza che ha già di per sé, in maniera naturale. L'essere umano tende a condividere, tende alla convivenza, non è un essere in lotta uno contro l'altro in maniera perenne, almeno in situazioni normali.
E questo lo stiamo vedendo anche oggi, quanto sia in realtà la paura di essere giudicati, la paura di sentirsi diversi e quindi la paura di fare effettivamente una scelta piuttosto che un'altra, da un lato senza volerla imporre necessariamente a qualcun altro e dall'altro senza aver paura di essere giudicati come diversi. Si è parlato molto, ovviamente, in questi anni di discriminazione, di persone che si sentivano diverse, dandogli solo ed esclusivamente una connotazione negativa. Ovviamente non è bello essere discriminati, bullizzati, esclusi, ma la diversità è una ricchezza. Pensiamo al territorio italiano, nonostante sia uno 0, niente, già di per sé della Terra, figuriamoci dell'universo, in realtà la sua ricchezza più grande qual è? Quella del territorio italiano, proprio la diversità, perché in un territorio minuscolo si è concentrato di tutto, a livello biologico, a livello vegetale, a livello animale, a livello di clima, di ambiente, di paesaggi, e questa è stata la ricchezza da sempre del nostro paese. Oggi invece questa possibilità di trovarsi in minoranza, se non addirittura di sentirsi unicamente diversi, è quello che, almeno nella vita di tutti i giorni, mi sembra di vedere che faccia più paura alle persone. E quindi alla fine si cede. Di fronte a quel bivio non si sceglie realmente quale delle due strade percorrere, ma ci si accoda per non sentirsi dire, per non sentirsi l'indice puntato, per non sentirsi diversi. Quando in realtà, come dicevamo prima, una persona davvero convinta di quello che pensa, ripeto, a prescindere che sia giusto o sbagliato, davvero sicura di se stessa e quindi in questo senso coraggiosa, veramente coraggiosa, non teme questa posizione, ma non la teme perché è in pace in primis con se stesso. Pensiamo, per chiudere il discorso, alla differenza che c'è fra una persona permalosa e una persona che non è permalosa. Qual è questa differenza? Molti possono dire caratteriale. In realtà si basa molto sulla sicurezza che questa persona ha di se stesso. Una persona estremamente sicura di se stessa, che quindi ha accettato tranquillamente tutti quelli che sono i suoi pregi, ma anche tutti quelli che sono i suoi difetti. Non viene toccata particolarmente dal fatto che un'altra persona possa mettere in evidenza un suo difetto piuttosto che prenderla in giro o fare una battuta su quel suo difetto. Anzi, probabilmente sarà il primo in maniera autoironica a rincarare la dose, perché lo troverà comunque divertente. Per lui non è un problema trattare quel tema, tanto quanto trattare una paura. L'ha accettato, non la nega e non la subisce, semplicemente l'accetta. La persona permalosa invece cosa fa? Reagisce in maniera scomposta, si arrabbia, tende a voler attaccare l'altra persona, a volergli tappare la bocca, a volerla zittire, ma in realtà non è l'altra persona che gli dà fastidio, cioè, quell'altra persona ha fatto né più né meno quello che noi abbiamo fatto scrivendo il titolo di questa sera, e la persona permalosa ha fatto né più né meno, adesso senza voler indicare quell'utente specifico, perché tra l'altro è una persona che ci segue quasi sempre, quindi anche molto simpatica, ma è stato appunto esemplare il fatto che lui abbia subito ricollegato a un qualcosa che ha evocato lui stesso, non eravamo stati noi a evocare quell'argomento, e questo logicamente, non essendo accettati da se stessi, crea appunto un disequilibrio, crea un voler non ascoltare, non volerlo sentire, ma non da parte dell'altro, da parte di noi stessi. Tutto qui. Certo, infatti le paure è proprio ciò che noi rifiutiamo di noi stessi. Questo ci deve far riflettere, e quindi riporto proprio l'esempio dello specchio, cioè lo specchio riflette chi noi siamo.
E quindi è un aspetto molto interessante perché ci aiuta tantissimo. Io Marco, se mi permetti, vorrei, magari se me lo mandi in sovraimpressione, il commento di Stefania Cusinato, che non l'ho fatto passare prima, perché ci dà uno spunto di riflessione Ce ne interessante. sono due, temo No, non il sia questo secondo, esatto, il e secondo, penso sia esatto. questo. Lei dice: l'universo mi ha dato l'opportunità di fare una cosa che desidero da molto, ma ho paura. Non è un caso che ho iniziato a vedere il vostro video. Grazie. Beh, qua si aprirebbe un'intera puntata dedicata solo a questo messaggio, perché Stefania, tra l'altro, ok, tu ovviamente hai riportato il tuo sentire di questo momento, ma effettivamente hai sintetizzato una cosa straordinaria, cioè in poche righe hai tirato fuori, diciamo, un po' tutto. Allora, innanzitutto, cosa succede? Noi chiediamo all'universo, vogliamo una cosa e noi iniziamo a chiederla. Cosa fa l'universo? Beh, insomma, vedendo che c'è un focus particolare, ovviamente ragazzi io adesso vi sto sintetizzando la cosa in maniera molto semplice, quindi tu la vuoi fortemente, crei i presupposti consciamente, inconsciamente, non stiamo qua adesso a disquisire su questo, che l'universo ti dice ok, lo vuoi talmente tanto che io ti faccio avere questa opportunità. E poi cosa accade? Accade che abbiamo paura e lo rifiutiamo. Adesso non so se sia il tuo caso, però spesso e volentieri accade che noi rifiutiamo l'opportunità di giungere ad essere quello che vogliamo. E questo ce lo spiega benissimo una grande poesia di Marianne Williamson, che ovviamente è stata ripresa poi da tantissimi personaggi importanti, tra cui Mandela, è stato poi diciamo il fulcro anche di un bellissimo film che è Coach Carter, se qualcuno insomma ha avuto occasione di vederlo, che dice proprio la nostra più grande paura è di essere potenti oltre ogni nostro limite. Quindi noi abbiamo paura di essere coraggiosi, ma quel coraggio noi ce l'abbiamo perché ricordiamoci il simbolo del Tao, tanta luce, tanta ombra, quindi tanta paura, tanto coraggio, anzi direi tanto coraggio e tanta paura. Quindi cosa significa? Che se io ho tanta paura di una cosa, dentro di me, in me, è insito anche l'aspetto di un coraggio in egual misura. Devo solo decidere da che parte stare, ovvero trasmutare quel bellissimo quella bellissima parola che poi tu hai sempre Stefania nominato, che è desidero, ovvero desiderio, va trasmutato in volontà, ovvero la differenza tra desiderio e volontà è l'azione. L'azione fatta dal cuore, cioè il coraggio, quella di scegliere, quella di dire vado avanti per quello che è il mio obiettivo, ovvero quello che ho richiesto dall'universo. E in effetti cosa ha fatto questa sera? L'universo, oltre ad averti dato questa opportunità di trasmutare, di trasformare finalmente questo tuo desiderio in realtà, cosa ha fatto? Ti ha indicato anche questo video. Ovviamente da quello che noi diremo stasera, ma magari tu sai quali sono gli spunti di riflessione che ti possono essere utili, perché ovviamente i messaggi che noi su cui stiamo dialogando questa sera, sia io, Marco, ovviamente con voi che siete in ascolto e che state anche scrivendo in chat, è proprio che ogni parola viene poi recepita da ognuno di noi a modo suo, cioè cosa mi serve oggi da capire in questo dialogo. Ecco, quindi Stefania, sicuramente ci saranno delle cose molto interessanti magari questa sera da cui tu puoi prendere spunto, ma
non perché siano assolute di per sé, ma perché probabilmente c'è qualche parola, qualche frase che ti è utile in questo momento per fare la scelta corretta. C'è anche un commento di Daniel, sempre in relazione a Stefania, che intanto saluto tantissimo Daniel Burke, che amici web di vecchia data, quindi grazie Daniel per essere qua stasera. Sul proprio sé, unico e personale, individuale, non tenerti Stefania. Ecco, quindi abbiate il coraggio di essere voi stessi, non abbiate paura di essere diversi, come diceva poco fa Marco, che questa cosa tra l'altro traspare tantissimo oggi nei social. È proprio la diversità che ci rende unici e ognuno è unico in sé. Noi non dobbiamo standardizzarci, non dobbiamo giustificare scelte diverse rispetto agli altri. Cioè, noi dobbiamo scegliere, non dobbiamo giustificarsi, perché ricordiamoci sempre che il giudizio e quindi la giustificazione è un modo per dire sì, ho sbagliato, però l'ho fatto per paura. Allora, smettiamola di dire, perché intanto non hai sbagliato, perché il fatto che tu sia diverso, abbia dei pensieri diversi, abbia delle idee diverse, ti piace qualcosa di diverso, non significa che tu sia sbagliato. Anche se, diciamo, nel contesto potrebbe essere che il messaggio che ti vogliono dare agli altri è esattamente quello. Il coraggio sta proprio nell'essere così diversi rispetto agli altri, cioè non volersi standardizzare, non volersi omologare, ecco, a tutte le altre persone. Marco. Io volevo solo chiusare dando un esempio anche molto più terra-terra di quello che giustamente tu dicevi poc'anzi. Cioè tutto ci è messo a disposizione, in realtà cambia molto spesso solo gli occhiali che indossiamo, il filtro con cui guardiamo. Mi è capitato altre volte di fare questo esempio. A ognuno di noi sarà capitato di essersi messo a dieta o di smettere di fumare o di essere incinta o di avere qualche parente che aspettava un bambino. Ecco, dite la verità, in quel momento, quando voi smettete di fumare, vi sembra che tutto il mondo stia fumando. Ovunque vi girate vedete almeno 3 persone che stanno fumando. Il momento nel quale state aspettando un bimbo, o comunque qualcuno a cui volete bene sta aspettando un bimbo, vedete persone incinta apparire ovunque, anche sui tetti dei palazzi, saltano, sembra che tutto il mondo in quel momento sia incinta. E la stessa cosa quando siete a dieta, ovviamente vediamo persone abbuffarsi in ogni angolo del pianeta, anche se ci chiudiamo in uno sgabuzzino, probabilmente ci capiterà di prendere il telefono e la prima immagine che ci comparirà sarà una persona che mangia in maniera eccessiva. Ecco, in realtà ovviamente le persone non sono rimaste più incinte in quel momento, nessuno ha iniziato a fumare di più in quel momento e così via. Quello che è cambiato è il filtro, gli occhiali col quale noi stavamo guardando l'esterno. Quindi l'esterno è rimasto grosso modo quello che era prima, quello che invece ci viene restituito come immagine, come percezione, è quello che in realtà in quel momento specifico della nostra vita sta ricoprendo un'importanza, sta ricoprendo un rilievo e quindi, come diceva Serena, magari sta ricoprendo anche un desiderio, ricoprendo un desiderio di qualcosa, un desiderio di cambiare, un desiderio di un interesse nuovo. E così magicamente, con queste nuove lenti, dotate di questo nuovo desiderio, ecco che di fronte a noi appare tutto quello di cui avevamo bisogno, semplicemente non perché prima non ci fosse, non lo osservavamo, lo davamo per scontato. Facciamo un altro esempio pragmatico e chiudo. Pensiamo all'Italia.
Quale altro paese, anche qui, in tema di opere d'arte, monumenti, bellezze, farebbe carte false per avere un millesimo di quello che possiede l'Italia? E noi lo diamo per scontato. Noi tutte le opere d'arte che abbiamo, i paesaggi, i monumenti, i cattedrali, ce ne abbiamo talmente tante, cioè talmente a perdere, che per noi praticamente non esistono, cioè le diamo per scontate. Quando vediamo arrivare i turisti da altri paesi, vediamo le facce, come si trasformano guardando tutto quello che possediamo, tutto quello che è messo a nostra disposizione, e non ci accorgiamo che magari di fronte a quella cattedrale, di fronte a quell'opera d'arte, di fronte a quel monumento ci siamo passati almeno 1000 volte, era sempre stata lì, eppure non l'avevamo mai percepita così bella come quella volta, o no? Sarà successo anche a voi, penso, no? Quante volte si dice non mi ero mai accorta di questa cosa. E infatti questo ci dà un altro spunto, Marco, perché la paura è proprio quel velo di inconsapevolezza che non ti fa percepire la realtà per quello che è. E in effetti cosa accade? Quando è che noi abbiamo paura? Esattamente quando non conosciamo quell'aspetto specifico, quella cosa, quell'evento, quella persona, quella situazione. E io adesso vorrei fare una breve panoramica di quali sono gli aspetti che vanno a potenziare la paura, perché la paura si potenzia attraverso tecniche molto efficaci e soprattutto sono inconsce e vengono praticate in ogni momento senza che magari ce ne accorgiamo. Però ricordiamoci anche che io adesso parlo dell'aspetto della paura, ma tutto questo può essere tramutato per quanto riguarda poi il coraggio. Quindi la prima, una tecnica molto efficace per andare ad alimentare la paura che è in noi è quella di mantenere dei segreti dannosi sia per noi stessi che per gli altri. Parlo dannosi, ovviamente. Dannosi significa che noi sappiamo perfettamente che bisognerebbe dire la verità in quel momento ben preciso, perché tenendo il focus sulla falsità, noi stiamo veramente creandoci dei danni, magari non immediati, ma che poi sappiamo benissimo che andremo a pagare. Ed è quando noi neghiamo le condizioni di quel momento, quando andiamo a celare gli inganni, quando vogliamo dimostrare, per esempio, di essere ciò che non siamo. Un altro aspetto particolare che va ad alimentare la paura è un aspetto molto radicato soprattutto in chi è un religioso praticante. Parlo di religioni soprattutto monoteiste, e che è il senso di colpa, o anche spesso abbinato poi anche il senso di vergogna. Questo ci riporta al fatto che dicevamo all'inizio dell'errore. Tutti noi possiamo fare degli errori, ma considerandolo un'imperfezione invece di un insegnamento, aumentiamo quella che è la paura. E noi vediamo quanto il senso di colpa sia qualcosa che viene molto radicato, ripeto, soprattutto nelle religioni monoteiste, ma anche in altri contesti che oggi tra l'altro vediamo in maniera molto importante. Altri aspetti che vanno ad alimentare la paura sono il giudizio e la lamentela, perché sono delle modalità molto potenti per giustificare la paura. Un altro aspetto è incolpare gli altri. In questo modo io riesco a sfuggire alle mie responsabilità, ma come dico sempre, riporto di nuovo questo aspetto, quando io incolpo qualcuno significa che sto puntando il dito verso quella persona. E rifaccio sempre lo stesso esempio. Quando io punto il dito verso una persona, altre 3 dita puntano verso di me. Quindi, prima di dire tu,
devo riflettere per ben 3 volte su di me. E l'altro aspetto è quello di ignorare le proprie debolezze. Essere debole non ti fa una persona cattiva o ignobile, anzi, essere debole significa che sei un essere umano. Quindi, dalla tua debolezza poi, ovviamente non devi prendere la debolezza come un motivo per rimanere, per procrastinare, per rimanere inerte, eccetera. Ma anzi, devi dire, se io oggi sono debole, la domanda che mi devo fare è cosa posso fare per potenziarmi? E quando io ignoro le mie debolezze, sto giudicando quelle degli altri. Quindi sto proiettando me stessa negli altri. Il discorso del riflesso di prima. O anche, per chi magari conosce, ha già approfondito determinati aspetti, è conosciuta anche questa particolarità come legge dello specchio, che ha 7 declinazioni diverse che vengono spiegate dai 7 specchi esseni. Un altro aspetto è la separazione e l'individualità, ovvero creo un'identità di me distorta che mi porta poi ad un isolamento interiore, a un senso di superiorità nei confronti degli altri, ma non è un senso di superiorità costruttivo, cioè io sono, come posso dire, consapevole del mio potere, ma è in senso di superbia, quindi diviene una declinazione di un vizio capitale. E infine un altro aspetto molto molto potente nell'andare ad inficiare nel nostro coraggio è la lotta contro la paura. Noi non dobbiamo mai lottare contro qualcosa, perché più combatto, più accresco l'energia di ciò che combatto. Noi non dobbiamo mai uccidere il drago, ma il drago deve essere utilizzato a nostro favore. E qua riapro l'ennesima parentesi su Harry Potter, che ovviamente chi mi conosce sa quanto amo questa saga. Harry Potter quando sono all'interno della Gringotts e devono, che hanno recuperato questo Horcrux, ovviamente vengono traditi dai folletti, vengono attaccati e l'unica modalità che hanno per fuggire è quella di farsi aiutare dal drago feroce. Liberano il drago e quel drago libera loro. Quindi capite come il drago non va ucciso, ma va trasmutato a proprio favore. L'ombra non va eliminata. L'ombra è una parte di noi che crea equilibrio con il coraggio, ma l'ombra va utilizzata nella modalità corretta, ovvero quello che diceva prima Marco, come paura innata, quando c'è effettivamente un pericolo reale. A te, Marco. Qual è lo strumento migliore per eliminare una paura o per fare lo stesso quesito in modo diverso? Quali sono le cose che più ci fanno paura? Quelle che non conosciamo. Quindi qual è il miglior strumento per non, appunto come diceva Serena, non avere paura, ma essere, dominare, diciamo, riuscire ad avere quella paura giusta, che è quella paura che serve e basta, senza quella immotivata, conoscere. Quindi questo è il consiglio più grande che si possa dare a una persona. Pensiamo anche qui, io vado spesso ad esempi, non so se si è capito, pensiamo a una scena perfettamente identica, cioè una donna in autunno, in un bosco, che sta passeggiando al tramontare del sole, quasi sera,
Ecco, noi mettiamo sotto questo breve video una musica celestiale, primaverile, una musica d'amore e vediamo una scena bellissima. Ecco, provate a guardare quella stessa identica immagine invece con la stessa identica persona, quindi proprio lo stesso identico spezzone, con invece una di quelle musichette che mettono maledette nei film horror, di quelle che vi fanno appiccicare alla poltrona, che vi fanno sudare le mani e così via. Ecco, voi state vedendo la stessa identica scena che di per sé non era molto emozionante o non restituiva nessuna emozione particolare come nel primo caso e per il quale non c'era nessun motivo di avere una paura così assoluta come nel secondo. Ecco, sarebbe bastato conoscere il fatto che quelle prime emozioni e quelle seconde della paura erano indotte non dalle immagini che vedevo, ma dalla musica che sentivo, per annullare sia l'una che l'altra e limitarmi a vedere quello che avevo di fronte, ovvero semplicemente una persona che stava camminando serenamente in un bosco senza voler suscitare la minima emozione in me. Ecco, questo è un altro di quegli esempi che mi piace fare spesso proprio per dare un ritorno immediato di quanto anche una piccola conoscenza di una cosa apparentemente stupida, senza senso, possa però invece tornare molto utile in tantissimi casi, anche e soprattutto in ambito, come vediamo in questi periodi, di informazione, perché poi conoscere e informarsi sono due cose diverse. Tante persone possono aver letto un libro, ma non tutti per forza l'hanno capito. Quella è la differenza principale. Ma in effetti la conoscenza deve essere comprensione, non deve essere informazione. E comprensione significa io sono esattamente quella cosa. Ma cosa significa tutto questo? Significa esattamente che io ho sperimentato di persona e quindi conosco solo quando io ho sperimentato. Qual è la miglior conoscenza? Fare esattamente quella cosa che ci fa paura. Per esempio, io porto un esempio che mi riguarda sempre personalmente. Io ho una paura che non sono mai riuscita quindi adesso mi sto mettendo a nudo, ho una paura che non sono mai riuscita ancora a gestire, anche se ho provato ad affrontarla tante volte, probabilmente non è ancora il momento, probabilmente non l'ho affrontata nella modalità corretta e quindi non ho ancora una conoscenza reale di questa cosa, è che io ho la fobia dell'acqua, ok? Quindi non significa che non mi lavo, significa che non riesco per esempio ad andare al mare, in piscina, eccetera, se non perché mi bagno i piedi e così. Ma quando è che io supererò questa paura? Quando io accetterò l'acqua, l'acqua nella sua immensità, perché non è tanto la doccia, quando l'acqua mi scorre via, anzi è bellissimo, io adoro stare sotto la doccia e ci starei per ore. Il mio problema è quando sento invece l'acqua che mi comprime. Ecco, quindi quando è che io supererò questa paura? La supererò solo quando io sarò disposta ad accogliere l'acqua, l'acqua del mare, l'acqua della piscina, come un amico, un qualcuno che mi sta dando un aiuto, ma non lo devo dire, non lo devo capire a livello mentale, lo devo introiettare, cioè io devo essere esattamente quello che sto dicendo. Voglio anche, ovviamente Per ci tutti stiamo coloro, Serena, avviando. che stanno ancora aspettando, il fatto che tu abbia detto che ti saresti messa a nudo era una metafora, l'hai già fatto, quindi non aspettate oltre, non rimanete delusi, la già fai, era una metafora, quindi non aspettate oltre. No, era proprio solo una metafora. Allora,
ci stiamo avviando verso la conclusione, infatti stavo proprio leggendo, grazie Marco che hai messo in sovraimpressione, il messaggio sempre di Daniel Burke, da Drago a Fenice: risorgere in se stessi senza rinunciare ad essere se stessi, in divenire ciò che si era, rendere conscio l'inconscio. Ecco, io direi che magari questo potrebbe essere una degna conclusione di quello che abbiamo detto stasera. Allora Marco, noi siamo nella rubrica Il cittadino sovrano, e quindi io, per affrontare le proprie paure, invito tutti quanti a fare esattamente quello che c'è scritto qui, ovvero mandatemi in mezzo ai lupi e ne diverrò il capobranco. Questa è la modalità più decisa, più forte per riuscire a trasmutare le proprie paure. Marco, un pensiero in conclusione. Provate a riguardare di nuovo dopo averla sentita questa puntata e a rifletterci davvero, perché probabilmente la prima volta con quel titolo molti avranno messo filtri propri, occhiali e lenti proprie, mettendoci dentro quello che avevano in mente, e quindi poi riascoltandolo magari si riuscirà invece a capire quello che era semplicemente quello che è stato detto. Certo, anche perché ricordiamo sempre, i filtri ce li abbiamo tutti quanti, magari chi più, chi meno, però ovviamente fa parte di essere esseri umani, quindi anche questo ci caratterizza, e i filtri hanno sempre comunque una modalità, come dicevamo prima, se utilizzati nella maniera corretta, di dirci cosa è utile in quel momento. Allora, io Marco concludo qua. Voglio ringraziare ovviamente tutti coloro che sono stati qui in diretta con noi, che hanno scritto anche in chat, e voglio ringraziare anche tutti coloro che ci ascolteranno, ci vedranno poi successivamente. Voglio invitare anche tutti quanti, tutti quanti insomma, chi vuole, anche a commentare questa puntata del cittadino sovrano, dicendoci insomma cosa ne pensate, cos'è per voi la paura, cos'è che vi spaventa, ma soprattutto mi piacerebbe capire cos'è che vi rende coraggiosi, ovvero cosa nella vostra vita vi ha dato la possibilità di scatenare quel coraggio che è dentro di voi. Io insomma direi che nei commenti mi piacerebbe insomma leggere queste vostre impressioni. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente metteteci un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per essere sempre informati su quelli che sono poi i successivi contenuti. Noi invitiamo anche a vedere le altre rubriche. Siamo ripartiti oggi con il nuovo palinsesto, quindi ovviamente la nuova stagione, e già domani insomma ci saranno tante novità. Marco, a te i saluti. Allora, io ringrazio tutti, vi ringrazio veramente, e poi tu sai Serena che per concludere ho bisogno solo di una cosa, cioè c'è una chiamata dal quale non posso prescindere. Allora, un abbraccio a tutti e sigla!